che arriva, un altro per il sabato. Non è spuntino né pausa caffè, è una per il sabato. Si incontrano amici, ci scambi due idee, poi sfogli un giornale, racconti di te e sai di nuovo che c'è, buona per il sabato a te. Buona per il sabato a te. Amiche e amici, benvenuti ad Aperisabato, il weekend italiano. Un saluto da Silvina ed Antonio. Silvina, siamo tornati in studio dopo questi impegni che abbiamo avuto negli ultimi tempi, sia dal punto di vista musicale, perché ricordiamolo un poco, noi siamo musicisti, quindi l'attività principale è quella di fare musica dal vivo, con le serate italiane. Però in questi ultimi tempi abbiamo avuto anche due altri progetti un po' particolari. Siamo impegnati nel teatro, dove in una abbiamo recitato insieme, siamo stati insieme in scena. Pasticcio di fiabe. Sì, tu eri la pasticcera, per forza, e io tu il pasticcione, il mio assistente. l'aiutante pasticcione. Ecco, che nella ricerca della ricetta magica l'aiuta a trovare gli ingredienti, ma sono... Aiuta, per modo di dire. È stato molto molto divertente, abbiamo anche realizzato due bellissime canzoni pure in spagnolo, perché c'è anche una versione in italiano, solo in italiano, in italiano tedesco, una in tedesco e una in spagnolo tedesco, quella che abbiamo realizzato. Sì. La risposta anche dei bambini che alla fine della recita venivano sempre sul palco e cercavano di rubare i dolcetti, le caramelle, che erano solo requisiti di scena, però non potevano essere mangiati. Non tutti. Vabbè. E poi oltre a questo io sono stato anche impegnato con quest'altro gruppo teatrale di bambini che recitano per bambini, così si traduce in italiano, in tedesco è Kinderspiele für Kinder, che hanno portato quest'anno in scena Il libro della giungla, e per i quali ho anche realizzato 3 canzoni ex novo del libro della giungla. Anche questo è veramente un progetto che va avanti già da 40 anni, questo gruppo esiste già da 40 anni e quest'anno ci sono stati veramente tanti spettatori, no? Sì, più di 2000 veramente. Sì, tantissimi. Bene, questo è quello che ci riguarda, che è quello che abbiamo fatto negli ultimi tempi, però questa è una puntata particolare perché volevamo un attimo fare una carrellata di tutto quello che abbiamo realizzato quest'anno, quindi un attimo un album dei ricordi del 2024 di Aperisabato. E abbiamo iniziato questo 2024 con il tuo viaggio in Egitto. Che bello. Lontano dal freddo nord europeo. Dovrei rifarlo. Sì, Sì. Veramente. Sto pensando. E sei ritornata anche in Egitto un paio di mesi dopo per fare il brevetto di subacqueo. Va bene. Una delle cose più difficili che ho fatto nella mia vita, perché devi avere un controllo assoluto, tanto fisicamente come corporalmente. Sì. Terribile. Bella immagine anche che hai portato, un bellissimo mare azzurro. Sì, bello. Ecco. Però poi a febbraio c'è stato uno special per San Valentino, dedicato a San Valentino. Sì. E lì siamo stati in un corso di Pizza. Abbiamo fatto la pizza. Tu hai fatto la pizza e un calzone. Vabbè. Sulla forma, vabbè, possiamo anche discuterne, però era buonissimo, veramente. Hai visto? Ecco. Originariamente sarebbe sempre una pizza, però è diventato un calzone. Sì. Ma gli ingredienti sono quelli, perciò ripeto, solo la forma che cambia. E poi per concludere questo speciale San Valentino siamo stati anche al castello di Bückeburg, una bellissima location, un bellissimo castello, uno dei più bei castelli che esiste qui in Germania. Esiste anche lo special in tour con Aperisabato sulla nostra playlist, no? Su YouTube, se andate a vedere, c'è anche lo special di Bückeburg, il castello di Bückeburg. Poi abbiamo continuato in Spagna. Esatto. Ecco, in Spagna siamo stati a Cordova con l'orchestra di musica Altona. Esatto, al seguito di questa giovane orchestra di Amburgo che hanno partecipato insieme a tanti altri bambini provenienti da diverse parti d'Europa a questo incontro internazionale di musica d'archi. Anche una bellissima esperienza, con Claudio Forcada, no? Sì, bellissimo vedere tante giovani promesse suonare già adesso a questa età così bene. È un livello
veramente molto molto alto. Stiamo parlando veramente di professionisti, ecco, Sì. futuri professionisti in ogni caso. Bene, poi c'è stato lo speciale di Aperisabato Live. Siamo stati nel Bar Italia. Sì, con musica dal vivo, insieme al nostro amico Michele Bono, con il suo gruppo anche di musica swing, molto divertente. Michele è un musicista eccezionale. Saluto. Di Sciacca, che collabora sempre con noi anche per le nostre serate di musica italiana. E poi dopo il Bar Italia tu sei stata in Argentina. Wow. E lì è stata veramente una bellissima puntata con tutte le specialità argentine, a cominciare dalla carne alla brace, l'asado. L'asado, ho mangiato tanto asado. E questi pasticcini buonissimi, gli alfajores, che sono andati veramente via in un batter d'occhio. la scatola 12, e che devo un fare? boccone. È una bellissima invenzione questi alfajores, veramente bisognerebbe premiare, dare il premio Nobel a chi li ha inventati. E poi hai parlato anche di tango. Esatto, con Martina e Laura. Sì, li abbiamo intervistati anche qui. Intervista pure che abbiamo ripetuto via Skype con un'altra persona argentina, Stefano Marconi, Esatto. un bambino prodigio che conosce a memoria tutti i modelli di auto, tutte le caratteristiche, le cilindrata, la storia, chi l'ha costruita, chi l'ha importata. Tutto, quando uno dice tutto, è veramente. tutto. Però ci sono novità riguardanti sì, Stefano, perché ultimamente ha avuto un desiderio molto molto speciale per Natale, sai? Adesso vediamo che desiderio ha avuto. Mi sembra che ha qualcosa a che vedere con Babbo Natale. Ah, ok. Quindi Vediamo. qualcosa di rosso. Va bene. Sì. Va bene. Okay. Sicuramente. Vediamo. Caro Babbo Natale, ti scrivo per salutarti e farti una richiesta molto speciale per questo Natale. Che tutti i bambini del mondo possano realizzare i loro sogni e seguire sempre la loro passione. Perché una vita senza sogni È come un cielo senza stelle. Sai una cosa? Io adoro le auto. E vorrei tanto che tu mi portassi una Ferrari giocattolo per divertirmi con i miei amici. Ti saluto, Sperando che tu possa leggere questa lettera e ti auguro un felice Natale. il tuo amico Stefano. Nessun sognatore è mai troppo piccolo e nessun sogno sarà mai troppo grande. Bene, ma a proposito di Interviste interessanti. ne abbiamo fatte veramente una molto bella con uno dei volti più conosciuti, più noti della televisione italiana, Gegè Telesforo. L'abbiamo avuto qui in studio ospite via Skype e ultimamente sta facendo anche un bellissimo tour insieme al suo padrino artistico Renzo Arbore. Bellissimo perché ha raccontato tanti di quegli aneddoti, anche quello che succedeva in queste trasmissioni storiche della RAI, quelle che si trovano solo nelle teche RAI. Dopo Gegè Siamo stati un'altra volta con Aperisabato on tour. sì, siamo andati a visitare il museo degli strumenti musicali meccanici a Rudesheim, anche molto interessante, degli oggetti unici. Mi ricordo ancora questo bellissimo piano che era qualcosa di fenomenale, sembrava suonato veramente da un dal fantasma. Sì, però
veramente un piano C'era che... l'anima proprio lì, non so come spiegarlo, perché poi ho avuto la stessa sensazione. Sì, ho avuto la stessa sensazione perché era uno strumento per la registrazione di un'esecuzione al pianoforte, che per quei tempi era qualcosa assolutamente di spaziale, di marziano proprio. E poi abbiamo avuto anche l'occasione di vedere questa macchina speciale, quella che era stata resa famosa da questo... Viral, no? È andata virale sul tubo lo stesso. Bene, poi io sono stato in Salento, sono stato nel mio Salento dove ho avuto modo di visitare la torrefazione del Caffè Quarta, grazie al mio omonimo, si chiama proprio come me, Antonio Quarta, il direttore di questa torrefazione, che ha spiegato tutti i segreti per un buon caffè, di come arriva il caffè dai sacchi e arriva alla tazzina. Wow. È un rituale per tutti quanti gli italiani, bere l'espresso, è chiaro, esci e incontri un amico, la prima cosa che fai, beviamo un caffè insieme, è lì. Un cornetto o... Con il pasticciotto, a Lecce si usa col pasticciotto. E la giornata ti va via con 10-12 caffè come se niente fosse, veramente. No, è la tachicardia, dice no. Però nella puntata del Salento ho anche avuto modo di intervistare il gruppo teatrale più famoso del web, quello che realizza tante barzellette molto molto divertenti con questi travestimenti riuscitissimi di Uccio De Santis e i suoi colleghi, dei Moodoo, che sono usciti proprio l'altra settimana con la nuova serie, con la nuova stagione dei Moodoo, con una bellissima sigla. Vogliamo vedere un attimo questa sigla nuova, molto molto divertente. Uccio nelle vesti di un cuoco. Vediamo. Vai. A volte crediamo che la nostra vita è un minestrone, ma l'importante è che lo cucini con passione. Quando il tuo bicchiere è già mezzo vuoto, tu non puoi rimandare a domani. Prendi un po' di gioia ai tuoi desideri, ingredienti di felicità per una vita piena di felicità, che sia perfetta. Se c'è qualcosa che non va, ridere sempre, e di poco anche di più, è la ricetta del Moodoo. E se il tuo bicchiere è già mezzo pieno, tu non puoi rimandare a domani. Riempilo di gioia i tuoi desideri, ingredienti di felicità per una vita piena di felicità, che sia perfetta. Se c'è qualcosa che non va, ridere sempre, e di poco anche di più, è la ricetta del Moodoo. Prendi tutta l'allegria, misca la tua con la mia, aggiungi anche un po' di follia, e voilà, col Moodoo puoi sfornare sorrisi. Pranzo come buffet, a cena e colazione, ma l'importante è che tu sorridi con passione per una vita piena di felicità, che sia perfetta. Ridere sempre, e di poco anche di più, è la ricetta del Moodoo. Quando il tuo bicchiere è già mezzo vuoto, tu non puoi rimandare a domani. Prendi un po' di gioia ai tuoi desideri, ingredienti di felicità per una vita piena di felicità, che sia perfetta. Se c'è qualcosa che non va, ridere sempre, e di poco anche di più, è la ricetta del Moodoo. Per una vita piena di felicità, che sia perfetta. Se c'è qualcosa che non va, ridere sempre, ridi forte anche di più, è la ricetta del Moodoo. Sì! Bellissimo, molto molto divertenti. Sì. E poi Borges Sono andati un'altra volta in Spagna. a Barcellona, la tua amica Susanna ci ha mostrato questo prodotto bellissimo, questa borsa multifunzionale Per fare il picnic. per fare il picnic, sì. E poi naturalmente non possiamo dimenticarci lo speciale Alicante. Esatto. È stato veramente molto molto impegnativo mettere insieme tutto il materiale che avevo registrato in queste... Di questo incontro su Zoom. Era veramente tantissimo. Abbiamo fatto una puntata di un'ora, ragazzi, che equivale a 3 puntate normali di quelle che facciamo noi. Ma che veramente abbiamo dovuto scegliere il materiale perché avevamo tantissimo materiale di una qualità
eccellente. Esatto, perché anche le interviste con Eugenio, Carlotta e Carmelo Sì. sono state veramente delle interviste, dei dialoghi anche dal punto di vista umano, didattico, molto molto interessanti. Per non parlare poi di tutto quello che abbiamo fatto vedere con i bambini, perché erano loro veramente. Le lezioni, i concerti. Esatto, era tutto puntato sui bambini, Sì. questi bambini prodigio. E poi abbiamo avuto anche un'altra intervista molto molto divertente e costruttiva con una ragazza che è esplosiva. Sì, Agustina. Agustina, ragazza Di Italiano Oggi. argentina, però che vive in Spagna, del corso di italiano. E ultimamente c'è stata anche questa bellissima intervista che ha fatto al bambino, a quel bambino che ha cantato Il coccodrillo come sì, fa. allo Zecchino d'Oro, il coccodrillo come fa. Che è diventato un doppiatore, sai? Sì, è diventato un doppiatore. Sì. Un saluto naturalmente anche ad Agustina e a tutti i suoi allievi che continuano a seguirci, perché non so se l'abbiamo già detto, i nostri video sono sottotitolati in 7 lingue, perciò tra di voi c'è qualcuno sicuramente che troverà la sua lingua originaria, magari che ha voglia di seguire in italiano quello che diciamo e per imparare magari la lingua parlata. E adesso veniamo al nostro spazio cinema. Oggi vi porto un film, Il treno dei bambini. Ah, bellissimo. Questo film è stato diretto da Cristina Comencini. Comencini, che è la figlia di Luigi Esatto, Comencini. una figlia d'arte. Il film è stato tratto dall'omonimo romanzo di Viola Ardone. Racconta la storia di un bimbo, un bambino napoletano che viene trasferito da Napoli a Modena per fuggire alla miseria. Un film veramente che va al cuore, che tratta il tema della separazione, del confronto della mamma biologica e la mamma adottiva. È un pochino triste, soprattutto i primi 20 minuti. Sì? Sì. C'è bisogno allora di tanti fazzoletti. Per persone come me, sì. Ok, quindi avvertimento, munitevi di fazzoletti perché i primi 20 minuti è tragico. Mi è piaciuto tanto questo film che dopo il film ho letto il libro perché volevo sapere di più, perché è una storia che davvero non è molto conosciuta, che è successo con questi bambini che in realtà erano bambini pugliesi. È stato per un'iniziativa del Partito Comunista Italiano che per fuggire alla miseria fanno questa specie di 3 mesi di cambio, no? di una vita diversa. Però nel caso dei bambini pugliesi venivano trasferiti da Bari a Bologna. A Bologna, sì. Sì, Ecco. sì. Nel film, insomma, dal Sì, punto di hanno vista cambiato cinematografico un po'. è stato cambiato un po'. Benissimo. Quindi un bel film da vedere, da consigliare. Sì. Quante stelle vogliamo dare a questo film? 5. 5 stelle per Il treno dei bambini. Quindi siamo arrivati già alla fine di questa puntata. Sì. È stata veramente una bella carrellata, è come sfogliare l'album dei ricordi di questo 2024. A questo punto non possiamo anche che ringraziare voi che siete stati sempre più numerosi, ci avete seguito veramente in tanti, abbiamo avuto sempre più click, più follower, più iscritti al nostro canale. Qualora non l'abbiate fatto, fatelo adesso, magari cliccate sulla campanellina e mettete un mi piace se vi è piaciuto questo video e lasciate anche un commento. Altrimenti iscrivetevi al nostro canale redazione@aperisabato.com. Su quali social siamo, Filina? Così per sapere. Tutti i social. Benissimo, allora non resta altro che augurarvi a tutti buone feste, buon fine, buon inizio anno, soprattutto di salute e ci vediamo il prossimo anno. A tutti quanti. Ciao! Ciao, buone feste! Buon aperisabato a te.